E così era qua anche lei. Era la prima volta in 10 anni. Lei non tornò più qua dopo che finirono le indagini. A differenza mia, che tutti i giorni ci sono. Qualche anno fa la vidi mentre guidava. Io ero nella macchina dietro la sua. Lei si fermò in seconda fila sulla Tuscolana. La sorpassai guardando a dritto. Non so se mi vide. Ho il medesimo istinto oggi, sorpassarla guardando a dritto. Ciao. Che ci fai qui? Che domanda è? Non sei più tornata qui, perché oggi? E che ne sai tu che non sono più tornata qui? Io sono qui tutti i giorni. Ovviamente. Mi chiese di sedermi con lei. Non lo avrei voluto fare. Si meritava di affogare nel dolore da sola. Me ne stavo per andare quando pensai. In fondo, se era in me che cercava aiuto mentre sprofondava, io di certo me ne sarei stato a guardare. Perché togliermi la soddisfazione? Così sei rimasto a Roma pure dopo? Perché me ne sarei dovuto andare? Perché il bambino non c'era più. Pensavo fosse l'unico motivo a tenerti qui. Lo era. Ah sì? E allora perché non ti sei mai fatto vedere da lui in 4 anni? Per la mia promessa. Ma questo mi sembrava di avertelo già detto. No. Credevo di averlo fatto. Quanti anni avrebbe oggi? Sarebbe un ragazzino bellissimo, con una ragazzina bionda che stravede per lui. È una vita spettacolare, ma non lo è, perché tu lo hai perso. Che vuol dire che l'ho perso? Non è mica un mazzo di chiavi, non si perde un bambino. No, infatti, non si perde un bambino. Ancora dell'idea che te l'hanno preso gli zingari. Non lo so più cosa pensare. Dopo che sparì, sono andato in tutti i campi rom che ci sono a Roma. Poi proseguito in tutti gli altri che ci sono nel Lazio. Lo so. Sei finito un sacco di volte al telegiornale. Vuoi che non sappia i casini che hai fatto? Ho fatto tutto quello che potevo. Ho fatto tutto quello che potevo. Sono passati 15 anni e hai sempre le stesse risposte. Tu e le tue promesse. Una promessa. Una sola promessa. Avevo fatto quel batuffolino di non fargli passare tutto quello che avevo passato io crescendo. Ma tu hai impedito che io lo potessi mantenere. Molto tempo prima che lo portassero via anche a te. Ma io non ti ho mai impedito di vederlo. No, l'hai solo portato a 400 chilometri da me, impedendomi per sempre di avere un figlio. E quello che è più grave, impedendo a lui di avere suo padre. Non ci credo. Per te è come se non fosse nemmeno passato un giorno. Mi sono trasferito a Roma per poterlo vedere tutti i giorni, ma tu non me lo permettevi. Ho dovuto denunciarti ai carabinieri. 3 volte mi hai denunciata. Nonostante tutto, in tribunale avvocati e giudici si preoccupavano solo di quanto dovevo darti al mese di mantenimento. Questo non ti ha impedito di dare niente comunque. Il bello è che in Italia le cose non funzionano in maniera abbastanza uguale per tutti. Non sei nemmeno più venuto a vederlo. Perché? Perché quando ero piccolo, mio padre mi portò alle macchine d'autoscontro, a Luna Park. Cosa? Come tutti i bambini. Volevo solo scontrarmi con le altre macchine. Fiero di avere mio papà accanto e di poter fare finalmente qualcosa insieme.
Ma dopo pochi istanti... Cosa? Lui mi disse che non dovevo più scontrarmi con le altre macchine. Ma il giro non era finito. Tutto si fece buio. Era come se il tempo si fosse fermato. Mio padre mi aveva dato il primo ordine della mia vita. Non dovevo scontrarmi con le altre macchine. Non potevo fallire. Un generale urla alle truppe: serve copertura, ragazzo! Sistema di anticollisione attivato. Risponde il soldato semplice: guarda, coglione, sei solo all'inizio del giro, guarda quante sono le macchine, non potrai evitarle tutte. Solo il ragazzo, pezzo di idiota, perderà suo padre. Tutte queste cose mi echeggiavano nella testa. Ricordo il sudore freddo sulla fronte, ricordo la paura. Allora cercai di evitare tutte le macchine. E se non ricordo male, credo di esserci riuscito. Forse avevi dei problemi da piccolo. Il mio problema era semplice. Capivo tutto. E non volevo che soffrissero quelli che stavano accanto a me. Allora facevo finta di niente. Facevo come se non mi importasse. Facevo finta di avere un'armatura invisibile. Prova di bomba atomica. Ed è grazie a questo che sono sopravvissuto. Ma tu credi di essere l'unico figlio di genitori separati? Pensi davvero che agli altri sia andata diversamente? No. Anch'io sono figlia di genitori separati. Infatti l'avevamo fatta insieme quella promessa. Di non far passare a lui quello che avevamo passato noi. Non ci siamo detti altro dopo. Semplicemente siamo rimasti seduti a pensare. Poi lei si è alzata e mi ha detto che voleva andare a casa. Io l'ho guardata in silenzio. Se ne stava già andando, quando si voltò verso di me e mi chiese un passaggio. Disse che era venuta con i mezzi. Non so perché. Acconsentì a riaccompagnarla. Sai, mia nonna morì pochi mesi dopo che il bimbo... Sì, l'ho saputo. Non c'eri al funerale. Stavo festeggiando. Che cosa? La sua morte. Non ci credo che l'hai detto davvero. Era per lei se potevo vedere il bambino in strada e non a casa, ti ricordi? Lei non voleva che entrassi a casa sua. Era anziana, aveva le sue idee. Era una grande stronza. Spero che bruci all'inferno insieme al compagno di tua madre. Non eri nemmeno al suo di funerale. Stavo sempre festeggiando. Adesso aspetto la dipartita di tua madre per il prossimo party. Ma come fai a avere ancora così tanto odio? Si vede proprio che non hai capito esattamente attraverso che cosa mi hai fatto passare. Credo di essermela fatta un'idea. Quando fu rapito non l'ho nemmeno saputo subito. Me l'hanno detto dopo una settimana. Ero sotto shock, non riuscivo nemmeno a respirare. Figurati se potevo pensare a chiamarti. Sì, me l'hanno detto come stavo. E per la prima volta non ho saputo nemmeno che cosa stavo provando. Che vuoi dire? Da una parte ero distrutto, dall'altra ero gioioso. Mi rifiuto di credere quello che stai per dire. Ho goduto. Ho pensato che era arrivato il tuo ultimo momento di soffrire. Come tu me l'avevi portato via, adesso qualcuno lo stava portando via a te. Sei un mostro. Stavo ancora tremando per la gioia di averle detto quello che avevo dentro, così, a bruciapelo. Ero convinto che mi avrebbe chiesto di fermare l'auto per farla scendere, ma invece si fece portare fino a casa. Nel momento che chiuse lo sportello mi aspettavo che mi mandasse all'inferno per le mie parole. Invece mi invitò su da lei per un caffè. Stavo per mandarla io all'inferno, ma la curiosità ebbe la meglio su di me. Non credi di averlo girato abbastanza quel caffè? Abiti ancora qui? Sì. Quindi lavori sempre al bar, suppongo.
Un ristorante. Tu? Secondo i tuoi parametri sono ancora disoccupato. Sono andata al cinema a vedere il tuo ultimo film. Non ho capito molto bene la fine. Tu il mio non lo consideravi neppure un mestiere. Non riesco a capire come tu possa pretendere di capire un mio film. Io semplicemente volevo un padre in grado di mantenere il proprio figlio. E meno male che il padre di tuo figlio non ti ha ascoltato. Se no non sarebbe un regista di successo adesso. Non c'era modo di sapere che ti sarebbe andata così bene. Invece era molto chiaro sapere come sarebbe andata a te. Stai per dire un'altra delle tue cattiverie? Un'altra verità. Sentiamo. Tu eri e sei una morta di fame. Io sono sempre stato bene, sin da quando avevo 20 anni. Anche se i miei erano separati, a noi soldi non ci sono mai mancati. Avevamo case di proprietà e tu invece paghi ancora l'affitto in questo appartamentino dove viveva tua nonna. Hai comprato una casa anche a Roma? Non comprerei mai casa a Roma. Sarebbe come volere casa in un girone dell'inferno dantesco. Ma allora che cosa ci fai ancora qui? Hai superato anche tu i 40 anni, no? Tornatene a casa tua. Quella sera che arrivaste al paesello, la ragazza di città, si vedeva lontano un miglio che eri romana. Quello che non si vedeva è che eri già in fuga. Stavo divorziando dal mio ex marito. No, stavi fuggendo come hai sempre fatto. Non è vero. Prima da un ragazzo che ti aveva chiesto in moglie, tu gli avevi detto di sì. E poi avevi rinnegato tutto per telefono. Poi invece ti sei sposata sul serio con un altro. E poi sei scappata via un'altra volta, inventando su quel povero ragazzo un sacco di cazzate. E poi hai incontrato me, a una sagra di paese. E ci siamo ubriacati quella notte. E sei rimasta incinta, ti ricordi? Di che cosa mi dovrei ricordare? Di quanto ero emotivamente instabile? No, di quanto eri troia. Il caffè faceva schifo, forse per l'amarezza delle mie parole, ma non mi potevo trattenere. Tutto quello che dicevo era vero e vecchio. 15 anni. Sono davvero tanti, se buona parte li hai passati ad odiare. Lei sembrava non subire le mie provocazioni. Mi disse che aveva mentito, che non era venuta al parco con i mezzi, ma con la sua auto. Voleva che la riportassi indietro. Io credo che tu abbia ragione su tante cose, sai. Ah sì? Ma su una ti sbagli. Sentiamo. Non dovevi smettere di venire a vedere tuo figlio. Vedo con piacere che non hai capito minimamente perché io non sono più venuto. E allora perché non me lo spieghi? Sarebbero parole sprecate. Ne hai sprecate tante oggi. Che differenza fa? Sempre per la mia promessa. Non volevo essere io mio padre, qualcuno di cui avere timore, qualcuno che la domenica lo portava via dalla sua mamma, lo portava dai nonni, che conosceva a malapena. Sapevo di non poter competere con l'amore che lui avrebbe avuto per te e non l'avrei mai fatto passare attraverso le pene che ho attraversato io. Allora ho dovuto fare una scelta, perché lo amavo. E se il mio amore era vero, lo avrei protetto da ogni costo. Non volevo che avesse una vita divisa fra la mamma e il papà. Volevo che avesse una vita vera, con la sua mamma e l'uomo che sta con lei. E che magari per accattivarsi la madre fosse gentile con il piccolo e magari con il tempo imparasse pure ad amarlo. Io ho sempre la mia armatura invisibile a prova di bomba atomica. Non volevo che mio figlio ne avesse bisogno. Perché non me l'hai mai detto? Perché pensavo che tu avresti creduto che era tutta una serie di scuse per fregarmene di tutto. No, non l'avrei pensato. Sì che l'avresti pensato. E allora non me ne sono andato e sono rimasto a vivere in questa città di merda. E tutti i giorni vengo al parco. Sperando di ritrovarlo lì? Sono passati 10 anni. Adesso non spero più nulla. Non c'era più niente da dire. O meglio, ci sarebbe stato ancora tanto da urlare a quella persona che un tempo conoscevo. Ma non avrebbe avuto molto senso. Il suo dolore era pari al mio
e come il mio mi ha fatto da scudo per tutta la vita, ora non ci sarebbero state parole tanto tenebrose da oscurare quello che era già così buio. Il buio. Il buio non esiste, non è altro che assenza di luce. Mio figlio era il sole, lo era anche per lei. Potrei parlare per ore, discutendo tutte le varie sfaccettature di come i diritti del padre in questo paese non esistono, ma è già cosa nota. Sarebbero solo altre parole al vento. Quello che più importa sono i fatti. Lei lo ha portato via da me, senza mai dirmi il perché. Altri lo hanno portato via a lei, senza dirle il perché. Ora siamo entrambi senza. Quello che non riesco a capire è come hai fatto ad ignorarci per quegli unici 4 anni che lo abbiamo avuto. Non hai idea di quanto tempo mi ci è voluto per convincermi che eravate morti. Ti sei convinto che eravamo morti? Non avevo altra scelta. Così? Semplicemente? Semplicemente un cazzo. Non c'è stato un giorno in cui non ho pensato a lui. Potevi non sparire. Mi chiedevo spesso se lo avessi incontrato da qualche parte, se lo avrei riconosciuto. Era così bello. Tenevo nel parasole della macchina una foto in cui lo tenevo in braccio e ogni volta che lo abbassavo vedevo i suoi incredibili occhi blu. Posso vederla? Tieni. Mi ricordo di questa foto. Avevate tutti e due gli occhi tristi. Quando è stata scattata tu eri già scappata. Era una delle rare visite che mi erano concesse. So quello che hai provato. Posso giurarti che a suo tempo non lo sapevo. Non era mia intenzione farti così male. Fino a quel momento non sapevo che cosa fosse la disperazione, sai? Non sapevo che cosa fosse la rabbia. Non sapevo nemmeno che cosa fosse l'odio. Mi dispiace. Io non te lo posso dire. Io non ti posso dire che mi dispiace per quello che hai passato. Perché in tutta sincerità era esattamente quello che ti meritavi. Lo so. Almeno tu hai avuto la gioia di vederlo crescere per 4 anni. Io non ho avuto nemmeno questo.